Immerso nel verde, come ben potete notare alle mie spalle, mi accingo a fare una passeggiata con voi, auspicando che non soffriate il mal di mare. E innanzitutto grazie per le vostre adesioni al mio canale. Tra l'altro ne approfitto, come mi insegnano i vecchi saggi: se siete tifosi a Juventus o semplicemente simpatizzanti bianconeri, iscrivetevi al mio canale e mettete like ai miei video. Ho letto tutte le vostre critiche, molto costruttive, e tra l'altro ieri ho fatto un investimento ingente andando a migliorare subito il rapporto qualità audio-video. Bando alle ciance, passiamo alle cose concrete, quelle per cui voi credo mi seguiate. In questo momento credo che il tifoso juventino sia molto concentrato in campagne acquisti su Matthijs de Ligt, no? Che è un giocatore ormai molto vicino ai bianconeri, su cui abbiamo dibattuto ieri e su cui dibatteremo nei prossimi giorni con altri ovviamente video personalizzati. Oggi però vorrei parlare di Adrien Rabiot. Perché? Perché è un giocatore altrettanto vicino alla vecchia signora. Qui ormai il modus operandi di Fabio Paratici, responsabile dell'area bianconera, è oliatissimo. Prendere questi giocatori a parametro zero, commissioni permettendo, offrire loro un ingaggio importante e quindi innalzare il tasso qualitativo della rosa. Questa è la missione perché io ritengo da anni che post Berlino il centrocampo juventino non sia mai più tornato a quei livelli, no? Ai livelli di Pirlo, Pogba, Vidal, Marchisio, che non era un'alternativa, era un giocatore che giocava spesso, che però magari ogni tanto usciva dalle rotazioni, ed è un giocatore sicuramente importante. Detto questo, io continuo a pensare che Ramsey e Rabiot bastino, ma fino a un certo punto, perché poi il riferimento resta Real Madrid, no? Non sarà una annataccia a cancellare quanto di grandioso costruito negli ultimi anni, che propone questa squadra un centrocampo formato da Casemiro, Kroos e Modric, giocatori secondo me ancora complessivamente, quindi in termini di parametri globali, inarrivabili. La Juve ha tanti buoni giocatori a centrocampo. Pjanic è un ottimo giocatore, Bentancur è un ottimo giocatore, Matuidi è un buonissimo giocatore, però manca un fuoriclasse e mi chiedo se lo siano Rabiot e Ramsey. In tal senso ho qualche dubbio. Sicuramente è meglio averli in rosa che non averli, però credo manchi ancora qualcosa, e quindi auspico che la Juve trovi una soluzione magari per coltivare un sogno che porta a Manchester, sponda rossa, un sogno che veste una maglia col numero 6, un giocatore che vorrebbe lasciare la Premier League, chissà, magari per tornare proprio in Italia. Ma questa è un'altra situazione, questa è un'altra storia, ancora tutta da scrivere. Su Rabiot qualche dubbio, come dicevo poc'anzi, perché è un giocatore giovane, classe 95, quindi 24enne, sembra che giochi da una vita, no? Perché comunque già a 18-19 anni era un giocatore fortemente in auge, ma detto questo non ha mai convinto per continuità, non ha mai convinto per mentalità, non ha mai convinto anche poi perché è spalleggiato così, anche in qualche modo governato da una situazione familiare poco nitida, nel senso che Madame Veronique, quindi sua mamma agente, gli ha sempre dato dei consigli che, dicono i più, non è che si siano rivelati azzeccati. Quindi tanto trambusto, tanto clamore. Alla fine però sembra che la Juventus, anzi togliamo il sembra, la Juventus ha deciso, no, di offrire una chance a questo giocatore e lo porterà a Torino con un contratto pluriennale da 7 milioni netti a stagione più bonus, lo stesso che è stato fatto siglare da Aaron Ramsey. E vedremo cosa accadrà. Rabiot mezzo sinistro, lo conosciamo benissimo, non sono qui per spiegarvi le caratteristiche dei giocatori, perché siete voi a insegnarmeli. Pure mettete Adrien Rabiot Skills dopo aver visto questo mio video, sempre su questa piattaforma, e ne saprete molto di più. Quindi sostanzialmente un Adrien Rabiot che si avvicina a grandissimi passi alla Juve, diciamo che post 30 giugno, ovvero quando terminerà la sua naturale scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, qualunque giorno sarà buono per l'ufficialità in bianconero. La Juve ha ricevuto tantissime rassicurazioni anche nelle ultime ore, e quindi tutte le strade portano a Rabiot. Quindi due centrocampisti a parametro zero, ripeto, commissioni permettendo, due mediani di livello, ma che secondo me non portano ancora la Juventus a poter dire: ecco, abbiamo un centrocampo top e con questo centrocampo top possiamo fare grandi cose. È vero che poi la coralità può sopperire all'individualità,
però ritengo che la Juventus lì abbia ancora in quel reparto bisogno di un fuoriclasse, che non è detto che un fuoriclasse poi debba essere per forza sinonimo di spesa folle, però la Juve là ha bisogno di un giocatore forte. In più riprese ho detto che pur di rivedere Paul Pogba in Italia vendere un parente, ma non vado nel dettaglio dicendo quale. Però ecco, il riferimento deve essere Pogba, un giocatore di classe cristallina, un giocatore fortissimo, un giocatore che fa fare il salto di qualità all'intera squadra. È vero che la Juve è Cristiano Ronaldo, vedremo se la Juventus avrà anche De Ligt, tanti altri grandissimi giocatori, ma serve il grande colpo a centrocampo, e per me sia Ramsey che Rabiot ti sistemano il reparto, ma non ti fanno fare questo tanto agognato salto di qualità che manca ormai da Berlino 2015.